Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, io inizio il video così, poi lo sapete, a fine video ci sono le pillole di aggiornamento, quindi ascoltate il video fino alla fine. Partiamo subito con... che lo so che tanto me lo chiederete, perché io vi conosco, ormai sono 4 anni che vi conosco. Iniziamo subito con gli aggiornamenti sulle date di pagamento dell'assegno di inclusione, molto brevemente perché non voglio soffermarmi troppo su questo argomento. Allora, partiamo dalla più vicina. Il prossimo pagamento della rata successiva alla prima, quindi quella che possiamo chiamare i rinnovi o i vecchi percettori, sarà disposta il 28 di maggio. Adesso non mi chiedete perché il 28, che è una data stranissima, quando tutti gli altri sono stati fatti al 27. Non lo so perché abbiano fatto il 28, non lo so e non lo voglio neanche capire, però secondo me ci sarà un anticipo, secondo me, quindi sarà l'anticipo dal 28 al 27. Poi, per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi o comunque già a partire da metà di questo mese, con esito positivo dell'istruttoria e patto di attivazione digitale sottoscritto, il pagamento viene fatto in questa data, sabato 15 di giugno, perché poi il 16, essendo una domenica, cosa fanno? Loro anticipano di un giorno, poi le lavorazioni ovviamente saranno fatte 2 giorni prima. Ricordatevi perché per quanto riguarda l'ISEE 2024, a partire dai rinnovi di marzo verrà preso in considerazione proprio quello aggiornato, quello di quest'anno. Quindi nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, non sia stata presentata in tempo utile per l'elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di assegno di inclusione viene messa in uno stato che si chiama sospesa, in attesa proprio della disponibilità dell'ISEE aggiornato al 2024. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, mi raccomando, vi dico una cosa che dovete assolutamente segnarvi la data di scadenza perché, come dico sempre, non vogliamo che i soldi tornino allo Stato e quindi li andiamo a perdere. Il 18 di marzo è stata la data di avvio delle domande per il bonus psicologo, quindi tutti i cittadini potranno e possono già a quest'ora richiedere il contributo all'INPS e il bonus, ricordatevi, dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall'accoglimento della domanda oppure decade. Lo ripeto perché non so bene perché, ma mi hanno chiesto bene questa cosa qua. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni, 270 dall'accoglimento della domanda, altrimenti decade. E anche rispondo a un'altra domanda che mi è stata fatta, sì, il bonus deve essere utilizzato e speso, cioè non è che vi danno un bonus, però dovete utilizzarlo, non è che vi danno dei soldi che poi potete andarvi a fare le unghie dal parrucchiere, no, deve essere utilizzato per quello. Questo contributo può arrivare fino a un valore di 1.500 euro per persona e viene ovviamente calibrato, modulato in base all'ISEE del richiedente. Il beneficio viene comunque riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità a tutti i soggetti che sono in possesso al momento della presentazione della domanda di tutti i requisiti. La domanda per accedere al bonus psicologo può essere presentata, come vi ho detto, già dal 18 marzo in via telematica, cioè non con un piccione viaggiatore, ma con una domanda telematica, e mi raccomando, segnatevi questa data sul calendario, 31 di maggio, perché poi scade e buonanotte sognatori, non vediamo più quei soldi, quindi meglio in tasca a noi che in tasca a chi che sia. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Oggi vediamo alcune novità dell'Agenzia delle Entrate, di cui non si parla praticamente quasi mai qua sul mio canale di Agenzia delle Entrate, quindi ho deciso di introdurre questo argomento
che secondo me potrebbe essere interessante. Da ora in avanti ci saranno degli adempimenti, attenzione, così, vabbè, adesso ve lo spiego, poi lo capirete. Ci saranno degli adempimenti più snelli e con la circolare 9E del 2 di maggio, l'Agenzia delle Entrate ha elencato le istruzioni agli uffici con riferimento alle nuove misure di semplificazione e razionalizzazione. Ma che roba difficile! Allora, adesso vediamo un pochino bene. Tra le novità possiamo trovare, primo, lo stop all'invio di comunicazioni e inviti da parte del fisco. Finalmente ci danno un po' di respiro questi, perché sempre soldi, vogliono sempre soldi questi, no? Comunque, c'è lo stop all'invio delle comunicazioni e inviti da parte del fisco e i nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi, e poi la progressiva estensione della piattaforma PagoPA per i pagamenti. Però vediamo brevemente queste tre novità. Partiamo dalla prima: sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti. L'Agenzia delle Entrate, salvo casi particolari, sai, perché sai mai che noi ci teniamo sempre una porta aperta, non sai mai nella vita che possa succedere qualcosa, quindi ci teniamo una porta aperta, non potrà inviare delle comunicazioni e inviti al contribuenti in questi due periodi dell'anno, dal 1 di agosto al 31 di agosto e poi dal 1 dicembre al 31 dicembre. Quello di agosto non è una novità, è una cosa vecchia come il mondo, si sapeva già, secondo me l'hanno spacciata come novità, ma in realtà di novità c'era proprio poco, perché quella di agosto già la sapevamo. Quella di dicembre potrebbe essere una novità perché, per esempio, a me non mi ricordavo sta cosa, o se c'era, non so se c'era. Seconda novità: nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dell'INPS. Non so se avete ben capito, spero di sì. Se c'è qualcosa che non vi quadra, come sempre fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Terza novità sono i potenziati servizi online. Hanno potenziato una cosa. Con il decreto adempimenti, il decreto legge 1 del 2024, bla bla bla, è previsto sia l'avvio di nuovi servizi digitali, sia il potenziamento di quelli già attivi, con l'intento, quindi l'obiettivo di semplificare ulteriormente l'interazione con i cittadini. In particolare saranno messi a disposizione, udite bene, dei servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documenti tra contribuenti e uffici dell'Agenzia delle Entrate. Su questo punto speriamo vivamente che sia effettivamente così. Lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell'Agenzia delle Entrate. Speriamo, perché per adesso è ancora quasi tutto, per la maggior parte è ancora cartaceo, diciamo, siamo al 50% tra il cartaceo e il telematico alla fine. Bene, cambiamo argomento e vediamo le pillole di oggi. Intanto ricordatevi le dirette live del giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube. Ci vediamo il giovedì sera per scambiare 4 chiacchiere, vederci in diretta, cercare di risolvere i problemi, rispondere alle domande. Chi non ha domande può venire tranquillamente a salutarmi in diretta live oppure a salutare gli altri iscritti del canale di YouTube. Poi da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare super iscritto al mio canale di YouTube. Chi è il super iscritto del mio canale? Il super iscritto del mio canale è un iscritto che ha la possibilità intanto di vedere molti più video rispetto agli iscritti classici del canale. Poi non solo, perché all'interno delle dirette live il super iscritto
ha l'accesso prioritario alle domande, quindi ha la possibilità di fare domande come tutti gli altri, però le sue domande cambiano colore, quindi io praticamente all'interno della chat le vedo prima. Questo è uno dei vantaggi più belli che si possono avere essendo iscritti come super iscritto del mio canale. Per maggiori informazioni su come diventare un super iscritto al mio canale ci sono, diciamo, due possibilità. La prima è quella che andate qui sotto nella info box, aprite la info box, primo collegamento, c'è scritto come fare per diventare super iscritto. Se vi viene difficile andare nella info box, basta che andate nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale YouTube, sotto il mio nome, quindi sotto il mio nome c'è un collegamento. Ecco, voi cliccate su quel collegamento e da lì avete poi la possibilità, per esempio, di diventare super iscritto al mio canale YouTube, contattarmi telefonicamente, perché c'è anche la possibilità di contattarmi telefonicamente, e entrare nella super chat, perché ho aperto anche una super chat, per chi volesse partecipare alla chat, più tante altre informazioni che potete trovare e che man mano poi io aggiorno. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!